Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Bei tempi quelli. Già, 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 bei tempi quando ci siamo conosciuti. già, Sto pensando a quando ci siamo conosciuti, sole, un fortissimo sole, una giornata solare, mai visto un sole del genere, la primavera, un periodo meraviglioso per conoscersi. volevo darti il mio amore. E ti sei preso il mio cuore nella primavera, cuore, primavera, amore. A 14 anni sei fuggita. Ho scoperto il bisogno della libertà, un inganno naturalmente, un anno di libertà nell'inganno. Mi sono presa molte libertà allora, non potevo tenerti vicino come un cane, sentivo il bisogno di esprimermi coi miei coetanei, di uscire con gli amici, di bere. Ho sotterrato il romanticismo in un luogo oscuro e puzzolente. Chi è? Il suo vicino di casa. Giorno. Buongiorno.
Buongiorno. Lei dice buongiorno sempre nel modo giusto, un ottimo vicino di casa lei. Sono una persona educata alle buone maniere. Vorrei farla entrare, offrirle magari una tazza di tè o dei pasticcini, ma purtroppo, come può dedurre dalla valigetta, sto andando al lavoro. Encomiabile. E sua moglie come sta? Mia moglie? Sua moglie. Sua moglie? Un matrimonio giovane il vostro. Da sempre innamorati. Ho pensato che sposarla fosse un bene. Da piccolo sono stato sempre circondato dal legame dei miei genitori. Correttezza reciproca, fedeltà coniugale, mai una parola di traverso. Conosco i miei diritti, i miei doveri, il mio posto nel mondo, accanto a mia moglie. E sua moglie come sta? La sua famiglia l'ha sempre soffocata, distrutta a piccole dosi. La madre, un'alcolizzata. Il padre, un alcolizzato. Entrambi due criminali. Entrambi la picchiavano. A ogni richiesta d'affetto si rispondeva con una sberla. Figlia ingrata, dicevano, messa al mondo in un momento di disperazione erotica. Hanno costantemente garantito la sua infelicità. Si tagliava di tanto in tanto per passare il tempo. Voleva un'indipendenza, l'emancipazione, fuggire dalle mura domestiche, il vero uomo, colui che potesse salvarla dall'autodistruzione. Io le ho dato delle regole, le ho insegnato a stare in piedi, ad essere felice, 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 felice. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Ha sentito? E sua moglie come sta? E con Maria come va? Chi? Maria, quando le nozze? Chi è Maria? Mi sembra evidente chi è Maria. 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 Sposati per sempre. Fuggire da te a 14 anni. Sentire che la vita va vissuta, l'aria respirata, il tempo trascorso. Primavera truffaldina. A 14 anni uno si sente esplodere, vuole i sorrisi, le attenzioni di tutti, scorazzare all'aperto. Ti ho detto, stai lontano dalla mia vita, e mia madre mi ammoniva. Perdi Angelo, un bravo ragazzo, un uomo da bene, ti stai dando a Satana, consumi il corpo, l'anima, la tua giovane identità femminile. Voleva che ti giurassi fedeltà assoluta, che rinnegassi le mie abitudini orgiastiche, così le chiamava. Per un anno si è rifiutata di prepararmi il mio dolce preferito, lo strudel. Lo strudel di ciliegie, 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 lo strudel... Quando mi ha lasciato, le ho dedicato il mio scontento. Mi chiudevo in casa, guardavo fuori dalla finestra e speravo che il mio dolore la raggiungesse. Internamente volevo solo ferirla, fargliela pagare. La notte sognavo di darle fuoco, di spezzarla nella volontà e gettarla via come uno straccio. Ti ho portato una rosa rossa, ogni giorno della settimana per un anno, con il cuore in fiamme, immaginando che tu potessi capire l'occasione che ti offrivo, l'occasione di starmi vicina. Immaginavo il momento in cui avresti rinnegato la tua fatua adolescenzialità, cadendo in deliquio per il mio tributo d'amore.
Un romantico nato all'anagrafe romantico. Appena l'ho lasciato mi è corso dietro come un cervo, una rosa abbandonata sullo zerbino di casa. Per un anno ho collezionato rose rosse, grida di gioia, di stupefazione. Ogni rosa un urlo, cascavo per terra in preda alla passione. Per l'amore al 100% che avevo sempre cercato, che avevo sempre cercato, che avevo sempre cercato. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. E così sono tornata da te. Dopo un anno di rose, tornata per rimanere con te. Una scelta dettata dall'amore. Dalla primavera ho finito di gironzolare, di fare la vagabonda, come diceva mia madre. La vagabonda senza pudore. Mi ha subito abbracciato appena le ho dato la bella notizia. Cara figlia, sarai felice. Tua madre mi ha sempre commosso con il suo contegno. Una vera donna di casa, una donna domestica, sovrabbondante di principi e sani valori. Ha conservato alcune delle tue rose dentro un cassetto, le guardava marcire di nascosto. Mio padre le rideva dietro, povera creatura. I segni del tempo. E così, tornati insieme, da bambini insieme, da adolescenti una piccola pausa, vanità femminile. Le mie amiche mi invidiavano la tua corte serrata, siete insieme, ti corteggia, sempre un'attenzione, sempre una parola gentile. Prima di tutto la donna amata, le altre non le ho mai guardate. Il pensiero unicamente per te, la preoccupazione incessante di renderti completa, di renderti felice. Felicità alla base di tutto. Felicità. Ore trascorse nell'incertezza, chiuso in camera, chiuso nei pensieri. Come sorprendermi, come muovermi, cosa dire. Schiaffi di tanto in tanto per tornare alla realtà. Stiamo bene insieme, così tanto che a lungo andare ho escluso tutto e tutti, dal mio corpo, dalla mia mente. Giornate passate nel tuo abbraccio, nelle tue parole, nei tuoi silenzi, nella serena vivacità infantile che contraddistingue il vero amore. Non potevo che sposarti e saperti mia, nell'eternità. Matrimonio e dignità del rapporto, un binomio irrinunciabile, un contratto a tempo indeterminato. Se uno punta alla totalità, punta al matrimonio. Lì c'è il possesso completo, in una sola parola, la capacità di darsi delle regole. Un cuore disciplinato il tuo. Prima del matrimonio offendevo me stesso e il mio cuore, chiamandoti ogni giorno, sempre alla stessa ora, nella convinzione che avresti immancabilmente risposto. Ti chiamavo al telefono anche se distavi pochi centimetri dalla mia testa. Saggiare la tua prontezza di riflessi, vedere se tremavi al pensiero di sentire la mia voce. Rispondevo con trasporto, puntualmente. La distanza mi ha reso folle, la mancanza di certezze, folle. Quando si capisce la distanza che intercorre dentro ogni rapporto, si perde la testa, si vuole solo chiamare a oltranza ogni persona, sentirne la voce, dentro l'orecchio, dentro il cervello. Se non rispondevi, conversazioni immaginarie dentro di me. Ti rispondevo, non puoi negarlo, sottostavo ogni domanda.
La maggior parte delle volte mi sembrava che rispondessi con sciatteria, svogliata oserei dire, mancanza di buona volontà, il tuo più grande difetto. Incapacità di rispondere correttamente alle mie domande. Come stai, Maria? Bene. Quel bene non mi soddisfava mai, detto nel modo sbagliato, pronunciato approssimativamente. Oppure fuori luogo, del tutto fuori luogo. Io non sto bene, Maria, sto male, male. E tu dovresti saperlo, conoscermi in profondità e stare male come naturale conseguenza del nostro rapporto. Ma adesso che siamo sposati, uniti nell'eternità, ogni cosa va come dovrebbe andare e le risposte mi piovono in bocca col sapore dell'acqua cristallina. Come stai? Bene. Bene, 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 bene. Bene, le mie amiche dicevano, cosa dicevano? Dicevano che passavo troppo tempo al cellulare, mostravo il tuo volto, il tuo, a tutte loro, volevo condividere l'immagine che avevo di te, ma senza successo, lontane dalla mia idea, lontane e preoccupate per la tua insistenza, troppi messaggi, troppe richieste, impulsi veloci, impulsi rispondere per non rimanere indietro nel tuo cuore, abbandono. Morbo messaggistico. Chi è? Chi è? Da te, a 14 anni. Cosa va? Come... Come stai? Femminile. Le mie amiche mi invidiavano la tua cortesia. Dopo il matrimonio si è calmato, lo vedo sereno, disponibile alla comprensione. La luna di miele, un idillio. Andati nelle città più romantiche del mondo. Parigi, conglomerato di cuori pulsanti. La Torre Eiffel, il ristorante sopra la Torre Eiffel, il panorama dalla Torre Eiffel, la discesa dalla Torre Eiffel. Noi che guardiamo la Torre Eiffel, gioia soprannaturale. Se c'è qualcuno che ama camminare, quello è mio marito. Ci sfondiamo di passeggiate, mi tiene in braccio perché ama il peso del mio corpo e vuole risparmiarmi ogni fatica. Mi abbandono alla sua stretta e fuggiamo nella natura, boschi folti, intricati, dove procediamo rettilinei senza paura, incontro al nostro destino privilegiato. Gridiamo: chi non ti ama non ti merita, gridiamo: chi non ti ama non ti merita, 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 chi non ti ama. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Spegnersi per sempre. Buongiorno. Buongiorno a lei, un buongiorno degno di nota, il suo, impeccabile, come sempre. Grazie. E sa dire grazie sempre al momento giusto. Sopraffino, seriamente, e sua moglie come sta? Isolata. Capisco. Non fa che parlare di amiche, ma in realtà non frequenta che il mio sguardo. Isolata sin da piccola.
Una creatura campagnola, una cosiddetta contadina dalla fronte larga, cresciuta insieme alle mucche, cresciuta insieme alla natura, una natura orribile, un'adolescenza soffocata nella tristezza dei lavori domestici, punizioni corporali per ogni disobbedienza verso la famiglia. Guarda, amore, Cose? il silenzio. Guarda, il silenzio. Il silenzio. È cresciuto il silenzio dentro questa casa, dentro i miei occhi. Silenzio. Niente fa più rumore, niente. Lavo i piatti, silenzio. Stiro, silenzio. Penso, silenzio. Cammino, silenzio. Colpisco il muro con la testa. Silenzio assoluto. Assoluto, lavori 10 ore al giorno, superfluo. Tu lavori per scappare dal mio silenzio. Dove sei? Corso l'altro giorno, corso per ore, ovunque avessi spazio qui dentro, corso contro le sedie, gettato per terra il tavolo, sbattuto in ogni direzione il corpo. Nient'altro che silenzio, 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 silenzio. E sua moglie come sta? Qualcosa non funziona più. Tornare a casa alla sera, dopo una lunga giornata di lavoro, perché sai, si torna sempre a casa alla sera e sempre dopo una lunga giornata di lavoro, tornare e sentire solo assurdità dalla tua bocca, non una parola che possa reputare vera, non una parola che possa toccare con le mani, capisci? Ho capito che eri un uomo violento quando hai preso a calci la bottiglia del latte. Latte. Messa al muro, presa a sberle, continuamente. Dimmi se il tuo dolore è uguale al mio. Descrivimi il tuo dolore. Ma lei non lo descriveva mai con la giusta precisione. Precisione. Nella sua famiglia tutti trogloditi, il padre andava a caccia, amava il sangue, così diceva, si crogiolava sulle carcasse degli animali, ne sentiva l'odore a chilometri di distanza con quel suo naso proletario, impavido approfittatore di bestie morte. Alle 6 del mattino si svegliava per spiumare piccioni morti con una fiamma ossidrica e si divertiva un casino e rideva e le sue risate rimbombavano per tutta la casa. Angelo si tappava le orecchie ma poteva soltanto soffrire il silenzio. Angelo. Angelo? Tu, Angelo. Io, Angelo. Ti guardo mentre esci di casa e vai al lavoro, come mi hai sempre chiesto, ti guardo in faccia, sorridente, paralizzata. Tu cammini all'indietro, io sosto vicino alla porta di casa e ti guardo mentre ti allontani per saziarmi del tuo viso prima del silenzio, silenzio. Silenzio, oggi ho bussato alla porta del nostro vicino. Perché lei non fa mai rumore? Gli ho chiesto. Che razza di vicino di casa è lei, si vuol sapere. Non sento mai la sua voce dentro la mia casa. Lei è un vicino sospetto. Spegnersi per... Spegnersi per sempre. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Buongiorno. Stritolata dalla scuola, vittima dell'istituzione scolastica, bullizzata dai bambini, bullizzata dagli adolescenti e infine bullizzata da se stessa. L'ho sempre protetta, spaccato innumerevoli facce e adesso è assente.
In fabbrica, sempre lo stesso rumore, 10 ore. Scuola abbandonata, per scappare di casa, la mia casa, ma non del tutto mia. Ne volevo una mia, indipendenza assoluta. E allora il lavoro, il tempo, i numeri, la moglie, la vita, l'insoddisfazione. Insoddisfazione. Dice che non parlo più. Come dovrei parlare. Dice che non respiro più. Come dovrei respirare. Dice che non lo guardo più. Come lo dovrei guardare. Chiedo come. Ma lui non sa rispondere. Risposte approssimative. Menzogne calcolate. Spegnersi, spegnersi, spegnersi per sempre. 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 Spegnersi, Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Oggi parleremo di una tragedia evitabile. Oggi spegnersi, spegnersi, spegnersi per sempre. Una dichiarazione? Mai sentito nulla. Lui diceva buongiorno nel migliore dei modi, grazie sempre nel momento giusto.
Lei, mai un rumore, silenzio assoluto, un vero peccato, una tragedia imprevedibile. Spegnersi, spegnersi, spegnersi per sempre. Spegnersi, spegnersi, spegnersi per sempre.